Nell'estate 2024 abbiamo intrapreso un viaggio lungo un mese in Estremo Oriente, tra Indonesia e Giappone, alla scoperta di antichi templi, spiagge da sogno e meraviglie nascoste. Vi porteremo con noi tra megalopoli brulicanti e boschi sacri, giungle tropicali e vulcani attivi, il tutto condito da panorami mozzafiato. La nostra avventura alla scoperta di questi due stupendi paesi asiatici comincia da qui. Alle 10:20 siamo sull'aereo per lo scalo verso Abu Dhabi e il viaggio inizia. Siamo all'aeroporto di Dubai e facciamo i barboni col biscotto della Rocca. Stiamo spostando il raster e ci hanno dato un passaggio extra lusso. Siamo finalmente arrivati a Giacarta, stiamo un po' girellando, abbiamo fatto tutto, preso l'alloggio, il treno per domani. Come potete vedere, Giacarta è un gran macello. Che non riuscivamo a decidere dove mangiare. Alla fine abbiamo ripiegato del buon cinese, buono, che non tradisce mai. Tra l'altro appeso là c'è un quadro che ritrae l'ultima cena, forse un segno del destino. Ve lo diremo domani. Buon appetito. Sono le 5 di mattina, stiamo lasciando la nostra sistemazione di Giacarta per andare a Yogyakarta e forse non potete sentirlo, ma c'è il canto del muezzin che va avanti dalle 4:30, però non è stato lui a svegliarci, bensì le zanzare, quindi è sopportabile. In a few moments we will arrive at Koya Station. E niente, quando meno te lo aspetti compare un T-Rex, così, di botto, senza senso. Era il giorno 2 a Yogyakarta, come vedete abbiamo delle patatine da zacchetto, ovetto, e c'è del riso, questo dovrebbe essere anatra, un pomodoro sommerso, dei cetrioli e una foglia di insalata. Assaggiamo. Buongiorno e benvenuti alla nuova avventura di Y Workers. Tramite la partnership con un gruppo di giri turistici vi faremo girare per una bella settimana. Stiamo partendo da Yogyakarta e la prossima meta è il tempio Borobudur. La nostra guida ci ha appena scaricato all'ingresso del tempio Borobudur,
che è il tempio buddista più grande del mondo. Adesso esploreremo il giardino circostante il tempio e vedremo se possiamo entrare e scattare qualche foto e fare qualche video. Siamo arrivati di fronte al Borobudur, un monumento buddista costruito nell'800 d.C. dalla dinastia regnante dell'epoca. Il suo completamento richiese ben 75 anni e 10.000 operai, ma pochi secoli dopo il monumento fu abbandonato a causa di una calamità naturale che colpì la zona e per via della conversione della popolazione all'Islam. Il tempio fu riscoperto dagli inglesi intorno al 1800 dopo che fu inglobato dalla giungla e oggi è il luogo di culto buddista più importante dell'isola. Purtroppo, a quanto pare i biglietti per visitarlo all'interno sono terminati fino a venerdì prossimo, per cui dobbiamo accontentarci di girare intorno. Stiamo uscendo da Borobudur e il fatto è che il passaggio è obbligato in questa via piena di mercatini, per cui dobbiamo passarci per forza con tutta la gente, i venditori che ci urlano qualcosa nella loro lingua locale, tipo di comprargli la roba, e non si può bypassare. Cioè non finisce più. È 10 minuti che camminiamo lungo questo mercato verso l'uscita. È più grosso qui che tutto il tempio. Non usciremo mai. Questo bellissimo tempio che potete vedere alle nostre spalle è stato costruito nell'850 d.C. circa dal secondo sultano della dinastia Mataran, che si credeva la reincarnazione di Shiva. Purtroppo il tempio fu abbandonato solo dopo pochi decenni e cadde quindi in rovina. Dal 1991 anche questo complesso templare è patrimonio dell'umanità UNESCO, e da notare come mentre Borobudur abbia un aspetto massiccio e si sviluppi in orizzontale, Prambanan è sviluppato verso l'alto e ha un aspetto più slanciato. Con l'ennesimo viaggio della speranza, 5 ore e mezzo di auto, siamo arrivati in albergo e questa è la mia stanza, visto che stavolta abbiamo stanze separate, e questa sarà la nostra base per i prossimi 3-4 giorni, durante cui faremo escursioni qui in zona. Ora doccia e si va a cena.
Ma che cazzo? Underground. Cena di stasera, Ok. polpette di varia natura Vai. che ora andremo a assaggiare. Giallo dell'uovo, latte e zenzero. Delicatissimi. Poi abbiamo riso bianco e pollo in agrodolce, tipo roba pseudo cinese.